È doveroso fare una domanda, anche perché lo so, noi ce lo siamo detti, così lo sanno anche gli altri. Così, subito, domandina da Giuseppe, vai, Sì, vai. com'è nata la tua passione verso questa tematica? Tu poi tratti moltissime cose. Com'è nata la tua passione verso il caso amicizia? E soprattutto che cos'è? Sei partito soft, eh? Vedo che già sei partito leggero, leggero, Ah, leggero. senti, la domanda di riserva c'è, no? Aspetta che Allora. ci penso, no. No, però Francesco, parti... Allora, giustamente, tanti sapranno già che cos'è il caso amicizia, no? Però noi un minimo di introduction dobbiamo farlo assolutamente, no? E io penso che questo poteva iniziare con la frase "c'era una volta", perché nel lontano 56 è successo un fatto. Sì. Allora, intanto diciamo che il caso amicizia è ormai diventato un vero must delle storie di contattismo in Italia, ma nel mondo. Come ci sono arrivato io è una storia abbastanza articolata, però diciamo che sicuramente occorre avere un'attenzione per l'ufologia, non per l'ufologia, per l'idea che non siamo soli in questo universo. Ecco, partiamo da una cosa, cioè, dobbiamo Assolutamente. mettere in conto che in questo piccolissimo pianeta si è sviluppata una forma di vita, ma sicuramente in molte altre parti nel resto dell'universo. Se questo sentimento di base ce l'abbiamo, probabilmente poi piano piano verranno fuori una serie, quelli che io chiamo eventi sincronici, coincidenze, premonizioni, sogni, oppure esperienze di contatto diretto che ti daranno la possibilità di approfondire questo sistema di conoscenze, questo aspetto della vita. Nella fattispecie, diciamo che a seguito di un'esperienza molto personale, che poi insomma prendetela come ritenete più opportuno, a seguito appunto di un sogno ho ricevuto una serie di informazioni che mi parlavano appunto di alcuni documenti, e tra l'altro con Peppe abbiamo bene attenzionato, erano 3 fogli in particolare, e di una particolare lingua antica che ormai era scomparsa. E questa, diciamo, questa esperienza di sogno mi richiedeva espressamente di riportare in auge questo tipo di documenti, perché era arrivato il tempo che bisognava farli conoscere. E soprattutto in quel tipo di documenti c'erano contenute delle informazioni che sarebbero col tempo diventate utili per tutti. Considerate che io in quel momento non avevo nessuna idea di che cosa fosse il caso amicizia, avevo visto, ma di sfuggita, come succede a tutti noi che en passant in rete, avevo visto una clip brevissima, ancora dovrebbe essere presente in rete tra l'altro, di appena 90 secondi, dove una persona, un catanese, si era recato da Gaspare De Lama, che è sostanzialmente la persona che mi ha introdotto più di chiunque altro dentro questo. Ha cominciato, poi ce ne sono state altre di persone che mi hanno introdotto a questa storia. E sostanzialmente avevo visto questa clip e avevo collegato che l'esperienza onirica che avevo fatto, tra l'altro di ritorno da un'esperienza sciamanica fatta in Aspromonte, dove avevamo passato, diciamo, 2 giorni a fare pratiche sul sognare, quindi e là tra l'altro in Aspromonte Con non il è successo. ayahuasca ci vuole sempre. No, nel nostro lignaggio non si fanno uso di piante di potere in alcun modo, quindi né peyote né ayahuasca né stramonio d'attura, niente di tutto questo. E lì insomma avevo fatto questa connessione, però immaginate la difficoltà di dover chiamare una persona all'altro capo d'Italia, non sapere niente di lui, no? E dovergli dire: senti, ho fatto un sogno che forse ti può riguardare. Cioè era di un complicato e soprattutto di un imbarazzo totale. E se non che ho passato diversi giorni, all'incirca un paio di settimane, tra l'altro parlando con la mia compagna, che poi alla fine si era stancata di sentirmi dire sempre questa cosa, mi ha detto: senti, ma chiamola al limite, mi manda a quel paese e la chiudiamo questa storia. E sollecitata a questo modo, in questo modo, insomma, l'ho chiamato, e dall'altra parte ho
ho ascoltato, insomma, con grande sorpresa, una persona estremamente attenta al racconto che appena è finito mi ha detto quando mi vieni a trovare tu, io mi sono gelato, non sapevo che fare. A quel punto io ho detto Sì. facciamo una cosa, ti vengo a trovare, però io non so nulla di questa storia, dammi un po' di tempo per approfondire tutto l'escursus che c'è presente in rete, sui libri, trovo qualcosa, quando mi sento un po' più strutturato ti chiamo e ne riparliamo. Nasce così. Mamma mia. Roba che Mamma uno la mia. racconta, cioè, caspita Dino, sembra un film ed è la realtà. Però prima di entrare, mi corre l'obbligo, prima di entrare nel merito di quelli che sono stati fatti, le vicende, sia della storia di per sé, sia delle informazioni che nel corso del tempo ho potuto raccogliere, vorrei far presente a chi ci ascolta che l'idea che mi sono fatto di questa storia è appunto una sintesi personale. Se voi col tempo avrete la possibilità di ascoltare altri testimoni o altri ricercatori che in qualche maniera hanno potuto indagare questa vicenda, probabilmente il risultato finale della narrazione del racconto prenderà altre strade, altre pieghe, quindi ognuno di noi in fondo si è concentrato, come dire, ha individuato uno spaccato a lui utile, l'ha seguito, l'ha perseguito e su quello spaccato si è fatto, si è fatto un racconto. Quindi quello che ascolterete stasera probabilmente è la mia versione di quello che ho compreso, di quello che ho capito, di quello che ho incontrato, di quello che ho documentato, ma non è detto che sia né esaustiva né diciamo, veritiera. Insomma, è un'interpretazione, come infatti, tra l'altro per ogni cosa. certo, come infatti l'abbiamo detto nell'incipit, alla fine ognuno di voi si farà la propria idea, la propria opinione. Stasera, tra l'altro, vedremo anche qualcosa riguardo a quello che hai fatto finora, ci avevi anticipato di inedito, ascolteremo anche una cosetta inedita e Francesco poi ci spiegherà quello che vediamo, quello che ascoltiamo. Quello che ascoltiamo me lo terrei per la fine. E noi ci siamo detti un punto fondamentale, uno dei 3 punti fondamentali, è che noi adesso racconteremo una storia, racconteremo il vissuto di Francesco in questa storia, ma soprattutto ci teniamo a dire che questa storia non è finita. No. Non è mai finita. Che se ne dica. Ci sarà dell'altro, oltre a quello che tu ci racconterai, verranno fuori altre informazioni in merito. Assolutamente sì. Sono in itinere, diciamo. Sono in cammino verso di noi queste informazioni. Sì. Ecco. E poi sempre più, ecco qua, adesso citano anche altri diciamo oratori, chiamiamoli così, ma alla fine tanti incastri di tante persone diverse fra loro, che addirittura non c'entrano addirittura uno niente con l'altro, che però si incastrano in un percorso che li porta sempre lì. Sì, assolutamente. Allora, sì. Entriamo nel vivo. Cos'è il caso Amicizia?